Ciao ragazzi, bentornati qua su Football Manager 2026 con la nostra Juventus in un inizio di campionato dominante. Non stiamo perdendo neanche una partita, neanche pareggiando, le stiamo tutte vincendo. Però oggi c'è la partita forse più importante per il momento, chiaramente, perché insomma manca ancora tanto tempo. C'è il Napoli, secondo in classifica, pure il Napoli, inizio di stagione dominante, quindi vediamo un attimo se riusciamo a portare a casa pure questa, perché se va tutto bene, attenzione che potrebbe essere un anno di svolta. Allora, detto questo, vi lascerei la formazione titolare, assolutamente sì, e tra l'altro hanno annunciato, buonanotte, hanno fatto uscire un aggiornamento sui mondiali 2026. Non so se volete vederlo oppure no, fatemi sapere, perché ci stavo guardando ma sinceramente non so come, devo ancora accedere alla modalità, quindi non ho idea di come sia effettivamente. Potrebbe essere bella o brutta, non ne ho la minima idea. Nel caso ci diamo un'occhiata, fatemi sapere, che mi farebbe comunque piacere, perché alla fine questo gioco mi piace sempre tanto, quindi portare più contenuti è sempre bello. Allora, che dire, concentriamoci sulla partita, con un Napoli che sicuramente sarà dominante, sono sicuro. Dovremmo cercare di portarla a casa, non sarà semplice. Intanto ho visto un Joao Mario selvatico spuntare, ecco. Partiamo subito non male, di più. Gol di De Bruyne, siamo sotto 1-0, incredibile. Male questa partenza, male, devo dire che partenza da dimenticare. Tra l'altro De Bruyne, ma scusate, 37 anni e non sentirli, aggiungerei se posso. Ma Joao Mario come si è sviluppato? Così per curiosità, ma è rimasto così, a mio modo di vedere qui in questo gioco abbastanza mediocre per come si è sviluppato. Però intanto siamo sotto, quindi Joao Mario c'ha ragione, andare a Napoli. A parte gli scherzi, non sta succedendo ben nulla. Attenzione, Osterwood, Kenan, Zobo. Vai Thuram, che in questo inizio sei veramente una roba fuori di testa. Ammazza però, cos'è sto passaggio che ha fatto Zobo, se non vado errato. Bravo Kenan, ottimo recupero. Attenzione Zobo sulla fascia, la butta dentro per il bro di testa. Ha fatto gol il bro di testa, ma è la cosa che meno ci si aspetta da lui, però che gol, mamma mia. Ma soprattutto io vorrei dire che cross di Zobo, veramente importante, gliel'ha messa perfetta. Tra l'altro è già ammonito, non so quando l'hanno ammonito, ma è già ammonito. Allora, Loda, buono, questo pareggio l'abbiamo riacciuffata. L'importante è non perdere contro la seconda in classifica, questo è l'importante. Non sta succedendo un bel niente, proprio calma piatta, a parte il nostro gol che per fortuna che siamo riusciti a pareggiarla. C'è anche Moise Kean, un altro ex. Il Napoli sta praticamente secondo con i nostri ex giocatori. No vabbè, a parte gli scherzi, non tutti chiaramente, però Moise e Joao Mario ci stanno. Attenzione Gapco che passa. Mamma mia, cosa abbiamo rischiato, mamma mia. Cioè qui veramente non so come non abbiamo fatto a subire gol, onestamente non ne ho idea. Cioè palla in mezzo e il portiere Carnesecchi che la lascia lì non tanto bene. Kenan, attenzione, ancora il bro di testa sarebbe stato magico, ma penso che finirà così il primo tempo. Bravo Osterwood, mannaggia però, ancora Osterwood, attenzione, forse non fischia. Kenan, verso la fine, verso lo scadere, Kenan Yildiz, attenzione, 2-1 al 47esimo inoltrato, non me lo sarei mai aspettato, pensavo ci fosse la fine del primo tempo e invece Kenan ce la ribalta. Ammazza, ha fatto una roba meravigliosa.
L'ha lasciato lì, l'ha lasciato a Joao Mario. Lo conosce bene, lo conosce. Bravo Kenan. Beh, allora, è iniziata un pochino male, però l'abbiamo ripresa in tempo zero. Allora, primo cambio. Allora, sono stanchi. Fort è stanco e non sta neanche giocando benissimo. Metterei Kalulu. Sì, quindi il primo cambio è Kalulu per Fort. Non so, non mi sta rendendo tantissimo. In questo inizio di stagione molto spesso mi trovo a cambiarlo. Tra l'altro il Napoli c'ha Buongiorno che è anche infortunato. Continua a giocare lo stesso perché si vede che non hanno ricambi allo stesso livello. Giustamente, Buongiorno, grandissimo difensore. Attenzione il Napoli che c'è calcio d'angolo. De Bruyne la butta giù. La butta su, scusate. Attenzione per la palla ancora di De Bruyne. Mamma mia, un passo dal 2-2. De Bruyne ce l'ha, ce l'ha, assolutamente sì. Ce l'ha ancora questa, vabbè, una qualità senza tempo, però insomma, è molto pericoloso. Tonali. La passa indietro a Way. Per Osterwood. Attenzione Kenan, ancora lui. Kenan che oggi è stradecisivo. Bello, il bro. Thuram, 3-1 Juventus contro il Napoli. Stiamo annichilendo il Napoli, secondo in classifica, che le stava vincendo praticamente tutte. Incredibile. Comunque Kenan, inizio di stagione da 10 e lode, devo dire. Pure il bro, gol e assist. Insomma, una squadra che gira con Thuram che fa l'ennesimo gol. Penso che sia il sesto, settimo da quando abbiamo iniziato il campionato. E allora, altri cambi che possiamo fare. Thuram non ce la fa più, poveraccio, sta a livelli estremi. Mettiamo il buon Miley che... Dove sta Miley? Eccolo qua. Poi, ma Osterwood come fa a essere già... Vabbè sì, non è vero che Cambiaso non c'è oggi. L'ho messo titolare, no? Per un attimo stavo dicendo, ma com'è possibile che è appena entrato già stanco? Perché sono abituato a metterlo sempre nel secondo tempo. Chi posso mettere? Pure Tonali, un po' stanchino. Mettiamo Frattesi. Altri due cambi. Poi al 70° faremo altri due cambi ulteriori. Comunque devo dire che questa partita sta andando veramente benissimo. Cioè, dopo l'inizio della partita in cui il Napoli è andato in vantaggio, io pensavo che sarebbe stato un pochino un disastro. E invece però dobbiamo stare attenti, se no la riaprono e non è tanto positivo. Dicevo, e invece devo dire che siamo riusciti a reagire bene, anzi da 1-0 a 1-3 ce ne passa. Con Sesao è stremato. Mettiamo Zegrova. No, infortunato. No, è tornato, è vero, è tornato. E chi posso mettere? Il bro è stanco, anche Zobo, anche Bremer, anche Guay. Mettiamo piuttosto a questo punto Pavlovic, dai. Assolutamente sì. Loda. Riusciamo a resistere con questo 3-1, è tanta roba. Attenzione al Napoli, Joao Mario, McTominay, Lobotka. Bravissimo Frattesi. Zoboslai. Kenan. Apre tutto. Vabbè, Zobo va bene lo stesso. Con molta calma. Bravo Zobo che passa. Attenzione Zobo fino in fondo. Il bro c'è in mezzo all'aria. È terra sua. È sempre pronto nel momento più giusto, nel posto giusto. Lui c'è sempre. 4-1. 4-1 del bro con un ottimo assist di Zobo. E niente. 4-1 che... Bah, non mi sarei mai aspettato, vi dico la verità. E se vinciamo 4-1 con la seconda in classifica, che ha avuto quell'inizio così roboante, quest'anno potrebbe esserci una seria possibilità di chiudere il campionato in anticipo, di stravincerlo. Potrebbe essere, potrebbe. Però ho paura a essere troppo entusiasta in questo gioco, perché sappiamo bene quanto da un momento all'altro le cose possono andare un po' a quel paese. Comunque sono contentissimo, grandissima prestazione, veramente. E che dire, sono veramente contento. Allora, continuiamo.
Tra l'altro ora c'è la Champions, che insomma contro lo Steaua, se non vado errato. Allora, siamo primi in classifica a +4 con una partita in meno, potremmo andare già a +7, cioè per farvi capire un po' cioè, come dire, la stradominanza di questo inizio di campionato. Spicca la bravura di Bro Hansen, 12 presenze, 9 gol, 3 assist. Che attaccante, veramente, attaccante incredibile. Assolutamente. Quanto è forte, veramente. Tra l'altro, voglio capire quanto sta crescendo. Un bel po', devo dire. Un bel po', sì. Va bene, allora, lo Steaua, squadra che dovrebbe essere... Come fa ad avere 18 giocatori? Vabbè ragazzi, ma questa dovremmo vincerla passeggiando, in teoria, perché qua mai dire mai, però una squadra veramente messa da cani, onestamente, ma proprio messa male. Vedendo un po' le statistiche, dovremmo passeggiare qui. Adesso vorrei fare un leggerissimo turnover, se possibile, proprio 2-3 giocatori li cambiamo, perché insomma possiamo permettercelo, penso ovviamente. Vediamo che si può fare. Poi c'è il Sassuolo, tra l'altro. Allora, 3 messaggini andiamo diretti. Test fisici, vediamo un attimo se c'è qualcuno ancora infortunato, magari. Abbiamo Cambiaso che è pronto, Zegrova parzialmente recuperato, però ha già giocato Zegrova, quindi direi che mi sembra in ottima forma, un parolone, però in forma quantomeno. Allora mi porto ovviamente mi porto comunque Cambiaso, che a questo punto gioca a Osterwood perché non me lo voglio rischiare. Thuram è diventato quasi 5 stelle, porca miseria. Oggi Sorloth, che non gioca da un po'. Oggi dove sta Dybala? Volevo mettere Dybala. Mettiamo Barnett con Sesao riposa. Dove sta Dybala? Dove l'abbiamo messo? Paolino? Ah, ecco. Che ti sei nascosto? Non ho capito. Lo mettiamo al posto di Zobo, giusto per avere un po' di ricambio, Lo stesso Thuram, che è spesso stanco ultimamente, mettiamo Miley. Per il resto va bene così. Non voglio cambiare troppo, perché sappiamo che questo gioco, quando cambi tutta la squadra, praticamente per dispetto te la fa pareggiare, te la fa perdere. Sinceramente anche no. Perdere punti con lo Steaua, con tutto il rispetto, ma sarebbe veramente una minchiata colossale. E quindi cerchiamo di stare cauti con il turnover troppo esagerato. Quindi dicevamo, partita che dovrebbe essere una passeggiata a livello di statistiche. Poi sappiamo che le statistiche sono un po' fine a se stesse, però dovrebbe essere così, vero? Tanto i primi, ecco, calcio di punizione, Dybala la butta dentro, c'è Barnett con calma, non fare minchiate. Guay, Bremer, vai, Kenan, Dybala, Kenan, no, il palo di Kenan Yildiz, non ci posso credere, che palo che ha preso. Era anche un'azione veramente ben fatta, con un ottimo passaggio di Dybala, devo dire, però becchiamo il palo. La prima occasione è andata così, purtroppo. 20° minuto, dobbiamo sbloccarla assolutamente, perché io ho un brutto sospetto e quindi voglio buttare via questo sospetto. Osterwood, Dybala, 1-2, ancora Dybala, ancora Osterwood, Bremer, ci prova Osterwood che fa un tiro fantastico, calcio d'angolo, il portiere ci arriva, era abbastanza centrale, calcio d'angolo che batterà Dybala. Vediamo un attimo, insomma poteva essere battuto un pochino meglio.
Ma la palla torna lì, Dybala, Kenan. Ancora Dybala, Bremer. Tenta il tiro Bremer, ma sappiamo che non è proprio la sua specialità tirare da fuori aria. Assolutamente no, però magari qualche volta arriva il gol della domenica. Anche se poi non è domenica, però dettagli. Comunque sta di fatto che la Roma sta vincendo 4-2 con Salisburgo. Ammazza, ma che stanno giocando a tennis. Fanno un gol a minuto. Noi invece contrario stiamo facendo abbastanza vomitare. Ma ok. Ah, Osterwus hai fatto male? Porca miseria. E metti Cambiaso. Fa segno di voler uscire, noi lo facciamo uscire. 40 dopo. Mi sa che il gioco ci sta punendo. 0-0 a 42esimo. Non si prospetta una bella partita. Kenan. Bremer. Guay. Fort. Dai. Dai Barnett. Vabbè però, mannaggia tutto, mannaggia. Vabbè, calcio di punizione. Batte Dybala. Buttala dentro, bravo. Maglia non può arrivarci. Che è successo? Ah, era fuori gioco. Per un attimo ho sperato nel rigorino, ma evidentemente no. Purtroppo solo fuori gioco. Mannaggia. Cincischia lo Steaua, Cincischia. Beh, loro vanno bene e pareggia, ammazza. Sembra Natale a loro. Fort. La passa da Barnett ancora. Tonali. Miley va fino in fondo, bravissimo. Fort, cross fantastico, però non ci arriva mai nessuno. Porca miseria, bravo Cambiaso, ottimo recupero. Cambiaso va fino in fondo. No, ma non puoi, veramente non puoi mangiarti questa occasione. Primo tempo 0-0 e io sono un po', come dire, un po' amareggiato, un pochino forse, e non so che fa però. Allora, Kenan non sta giocando bene. Robinson nel tuo momento. Sorloth, ragazzi, penso che insomma ci sto provando a farlo giocare, ma non sta rendendo. Cioè proprio in confronto al Bro è un'altra roba proprio. Mi dispiace, ma non sta rendendo purtroppo. Allora 6-2 la Roma addirittura, che è veramente, cioè Dybala, calcio di punizione, di sa battere. Mamma mia Paolo, mamma mia, fortuna che ci stai tu, che sai battere le punizioni. Bello Paolo, bello. Non poteva arrivarci. Bellissimo, proprio precisa. Bello, l'abbiamo sbloccato. Per fortuna, perché già mi stavo pregustando una partita un po' amara. E invece ce l'abbiamo fatta. Cambiaso, Robinson. Attenzione Robinson. Però ti fai rubare la palla in questo modo. Attenzione, però riparte lo Steaua. E quello chi lo marca? No ragazzi, poi con carne secca che praticamente si stende come se fosse in una spiaggia. Dai, ma veramente? Ma stai in piedi? Fuori gioco per fortuna. Stai in piedi però, mannaggia. Ma come si fa a subire un gol del genere? Fortuna che è fuori gioco, perché se non era fuori gioco io Cannesecchi oggi lo vendevo instant proprio, lo mandavo così sul calciomercato, non mi interessava nulla. Allora ragazzi, allora io cambierei Dybala a 7,5, poi non è neanche stanco. Beato lui, insomma, non gioca mai, però quando gioca non è mai stanco. Io cambio ovviamente Tonali e Bremer, che insomma le gioca tutte. Mettiamo... Ma non c'ho neanche un difensore centrale in panchina io. Beh, sono furbo. Metto Kalulu, dai. Tanto lo può fare per fortuna, però... Insomma... No, ho fatto una bella panchina onestamente, senza difensori centrali. Poteva essere fatta un pochino meglio. Vabbè, comunque stiamo dominando chiaramente, però non così tanto come mi aspettavo. Dybala, calcio d'angolo. Attenzione, no, traversa, un'altra, la seconda di questa partita. Va bene, va bene. L'importante è vincere.
Cambiaso, Frattesi. Frattesi, fino in fondo, Frattesi, dai. No, perché sto passaggio del cavolo? No, ti prego, ti prego. Ti prego. E questo non è fuori gioco. E questo non è fuori gioco. Già lo so come va a finire, perché deve essere così. Mamma mia, carne secchi, bella parata questa volta. Basta, con questa ti ho confermato, dai. Con questa ti ho confermato. Perché deve far così questo gioco? Quando fai 2 o 3 cambi in più ti deve rovinare la vita. Non lo capisco. Cosa fa questi due? Guarda, sono gemelli secondo me. Di gemelli diversi, ma troppo simili. Mamma mia, mamma mia. Ma si potrà soffrire così tanto? Ma si potrà? Perché per 2 cambi? Cioè, io quando faccio 2 cambi nella squadra a volte sembra che io metta dei pipponi maledetti in campo. Non so il perché. Cioè, non è così il calcio, va bene. Cioè, non è che se il Manchester City al posto di Haaland mette, non so, Mbappé, allora diventa scarso. Cioè, nel senso, bravo Barnett, 2-0. Ovviamente Mbappé non c'è nel Manchester City. Era per dire, cioè... Comunque, sì, turnover, vabbè, pensavo un'altra cosa. Comunque, 2-0, gol di Barnett, segna pure lui. Quello che dico io è che se tu metti delle riserve che sono forti quasi quanto i titolari e vai contro una squadra scarsa, cioè non cambia tanto il discorso, secondo me. Comunque dovresti vincere, teoricamente parlando. Vabbè, Cambiaso. Mannaggia, calcio d'angolo però. Attenzione, siamo ancora lì. Vabbè, ormai sul 2-0, 88esimo, direi che ce l'abbiamo fatta, direi che ci siamo. Beh, partita giustamente vinta. E ci portiamo a casa altri 3 punti in Champions, che sono oro colato, perché insomma, più punti si fanno, meglio è per evitare i playoff, per evitare tanti discorsi inutili. Bene. Devo dire che sono molto soddisfatto di questa partita, anche se sembrava potesse essere peggiore. Distrugge un parolone, però sì, va bene. Osterwood 2/4 settimane, infortunato. Però, porca miseria. È tanto. Speriamo che Cambiaso non si faccia male, sennò io gioco con... vabbè, che c'è Caduto che può fare un po' tutto, è tipo il jolly della squadra, per fortuna. Comunque, il Bro ha vinto il premio giocatore del mese. Attenzione, noi abbiamo vinto l'allenatore del mese. Molto bene. Riepilogo 10 lode, estasiata. Attenzione, sono tutti estasiati. Beh, stiamo facendo un bel lavoro quest'anno. È innegabile che la squadra gira. Noi stiamo giocando bene. Le vinciamo tutte praticamente. Quindi, come dire, insomma, gran bella squadra, gran bei risultati e stiamo rendendo. Quest'anno sì, l'anno scorso è stato un anno un po' di difficoltà, ma ci può stare, ci può stare. Ci siamo migliorati quest'anno per il momento. Allora... E mo c'è il Sassuolo, noi siamo primi in classifica, più 4. Il Sassuolo è penultimo. Vediamo che si può fare, possibilmente. Si spera bene. Non c'è nessuno infortunato a parte Osterwood, ovviamente, penso che sia ovvio, ma non ce l'ha fatto, non ce l'ha dichiarato infortunato, però infatti comunque è infortunato. Allora, torna ovviamente Cambiaso, ci mancherebbe. Torna Thuram a mani basse. Torna Conceição. Dov'è Conceição? Me l'ho messo in tribuna. Mi sa di sì. Dove stai? Conceição, vieni fuori. Per favore. Ecco qua Conceição. Barnett. Mettiamo il Bro, ovviamente. Con quello che sta facendo il Bro, direi che è il minimo. E trequartista ci rimettiamo Zobo. Ecco, li abbiamo messi tutti al suo posto. Abbiamo un posto in più da riempire. Metterò o Locatelli o
Locatelli, dai. Ci sarebbe anche Pellistri, però no. Mettiamo Locatelli, dai. Allora, siamo contro i penultimi in classifica. Vediamo che si può fare. Io vorrei chiudere questo episodio a punteggio pieno come gli altri che abbiamo fatto in questa settimana, insomma, che stanno andando molto molto bene. E voglio continuare questa striscia di vincerle tutte. Sarebbe bellissimo. Sarebbe veramente stupendo. Per il momento ci stiamo un po' riuscendo. 9 vittorie su 9, 4 in Champions su 4. Non abbiamo ancora assaggiato i pareggi o le sconfitte, il che è tipo già un mezzo miracolo, conoscendo la Juventus. È già un mezzo miracolo. Cambiaso. Attenzione Cambiaso. Torna indietro da Tonali. Tonali per Cambiaso. Kenan. Bella la palla per Zobo. Forse fuori gioco, forse no. Zobo la passa al bro con Sesao. Troppo alta, però era tutto abbastanza buono. Mi è piaciuta questa prima occasione. L'abbiamo creata abbastanza bene, devo dire. Moremovic come sta crescendo? Non male, non male. Da Cugna, ex Como in questo gioco. È lui, vero? Dovrebbe essere lui. Ma Da Cugna è francese? Davvero? Non so perché pensassi che fosse tipo brasiliano. È francese Da Cugna? Com'è possibile? Boh, ho un flash. Ma è quel Da Cugna che dico io, quello del Como. Dico bene, no? Non lo so. Il bro poteva passare a Zobo che era messo meglio, però va bene. Con Sesao. Tonali? Thuram? No, Thuram. Proprio tu che sbagli ste cose. Non ci posso credere. Tu non sbagli mai ste cose. A Thuram. Cioè, mi ha lasciato perplesso. Lui non sbaglia mai. Effettivamente davanti a queste occasioni le butta tutte dentro. Quindi mi fa un po' strano. Bravissimo Cambiaso. Con questo intercetto. Cambiaso. Ildiz. Bravo. Zobo. Thuram. Thuram va su. Ancora Thuram. Mamma mia, ha fatto tutto da solo, stava per segnare. Mannaggia, sarebbe stato il coronamento di un'azione praticamente quasi perfetta. Stiamo giocando bene, per il momento bel primo tempo, però manca il gol del vantaggio, manca quel vantaggio che ci darebbe un pochino più di tranquillità, che purtroppo non sta arrivando. No, ragazzi. No. Ildiz infortunato, no. Ma non ci posso credere. Ma io non ci posso credere. Penso che sia grave, perché se esce addirittura così dalla partita, penso che sia molto molto grave. Male. Malissimo. Questo cambio per infortunio di Ildiz non ci voleva. Ai. Proprio ora che aveva fatto un inizio di stagione proprio al limite della perfezione, quello che ho sempre voluto da lui stava arrivando, proprio ora si deve far male. Non è il momento, Kenan, non era il momento. Allora, facciamo due cambi. Allora, il bro non sta giocando benissimo, però effettivamente so che se metto Sorloth non è che giochi tanto meglio, quindi è un po' una scommessa. Metto Kalulu intanto per Ford, che come sempre, a parte la scorsa partita, un po' così. Poi possiamo mettere Frattesi per Tonali. Però io ho bisogno di vincerla questa partita, se si potesse, Poi se non si può, e io comprendo tutto nella vita, e per carità. Però dai ragazzi, quasi 70esimo, siamo ancora 0-0 contro la penultima in classifica. Bravo Cambiaso, era proprio quello che volevo. Ma perché? Ma perché? Mamma mia, Carnesecchi, dov'era andato? Dov'era andato Carnesecchi, ragazzi? Come film dell'orrore. Thuram, strano, non si è visto molto, e con Sesao pure lui, un po' in ombra.
Mettiamo questi. Molto offensiva perché si punta alla vittoria. Assolutamente sì. Dobbiamo, anzi guardate, mo faccio ritmo ancora più elevato. Dobbiamo cercare di portarla a casa, ragazzi, non si può. Uno 0-0 contro la penultima in classifica dopo aver vinto contro il Napoli. Sprechiamo quello che abbiamo fatto contro il Napoli. No, non sta da fare. Non sta da fare. Ho messo ultra offensiva, ma non sta da fare. Vabbè. Comunque io ho il dubbio che ci hanno fatto pagare il turnover. Adesso vi spiego. Perché io ho fatto dei cambi nella scorsa partita. Io ho dovuto rifarli in questa, nella formazione titolare. Ho dovuto rifarli e me li ha conteggiato come turnover, quando in realtà io ho messo quelli più forti. Quindi secondo me ci ha fatto pagare questa roba che in realtà non era un vero turnover. Anzi. Però, dettagli, io la penso così. Poi fatemi sapere se dico una minchiata, ma io ho questo pensiero. Vediamo che si è fatto Kenan più che altro, che è la cosa più importante di oggi. Fuori per 5-6 settimane. Vabbè, lo sapevo che era una cosa grave. Lo sapevo. Lo sapevo e non volevo crederci, nel senso volevo dire dai magari sti cavoli, magari mi sa che è veramente così, purtroppo. 1 mese e mezzo praticamente, è tanto 1 mese e mezzo, è veramente tantissimo, ma che devo fare? C'è Kerim e Robinson, vediamo se riusciamo a, come dire, magari a trovare un po' la stessa qualità, ecco, mettiamola così, cerchiamo di essere positivi, magari vanno meglio Kerim e Robinson, vero? Sì. Comunque, mo la prossima volta c'è il Chelsea, partita fondamentale veramente. In campionato siamo primi in classifica con una partita in più rispetto praticamente a tutti e con la possibilità di andare a +5 dal Napoli, che comunque sarebbe un grandissimo risultato per essere all'11ª giornata, quindi va bene così. E vediamo un attimo, test fisici, vabbè, Yildiz non c'è ovviamente, che cavolo. E purtroppo ci tocca questo. Allora in Champions siamo terzi in classifica, però con 4 vittorie, bello. Allora prossima volta abbiamo, vediamo un po', c'è il Chelsea ovviamente, il Torino e la Roma, 3 partite abbastanza pesanti, derby di Torino, Chelsea e Roma, e qui insomma sarà dura, molto dura, però ragazzi, mai dire mai. E comunque abbiamo una squadra quest'anno abbastanza interessante, quindi io non mi do limiti. Qualsiasi squadra affronteremo bisogna farlo con la consapevolezza che possiamo vincere. Ragazzi, è tutto, io vi ringrazio e ci becchiamo alla prossima. Ciao!